A sinistra potevamo andare a Tumane. Ma io oggi ci devo andare, no domani. Ma il resto, Claudio, dici tu, raccontaci tu la storia di questo castello, dai, a te la parola. Il castello è di Cruia. Ecco qua, così è, guarda, ecco, questo è. Se venite in Albania, i santi se ne vanno a ogni via. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Ieri mattina ci siamo svegliati con la vista su Cattaro, sul fiordo di Cattaro. Oggi ci svegliamo con la vista invece sulla campagna di Ulcini. In realtà alla mia destra in questo momento c'è il mare, però questo è quello che abbiamo davanti a noi. Qui c'è un parco eolico, le pale girano a go-go, qui sta sorgendo il sole, tra un'oretta circa potremmo essere già in Albania. Qui c'è Cinzia che sta dando un controllino alle condizioni del meteo. E qui c'è la nostra colazione, prugne, dolci, yogurt, caffè, succo e buona colazione. Sono circa le 8 e stiamo puntando il confine albanese, siamo a pochi chilometri e più cartelli ci hanno avvisato che questa è una panoramic road. E a dirvi la verità, in Montenegro di questi cartelli panoramic road ne abbiamo visti veramente tanti, alcune strade sicuramente meritevoli di quella nomea, altri probabilmente un po' troppo esagerati, però insomma adesso speriamo che al border non ci sia coda, non ci sia movimento. In questo momento la temperatura è sui 29 gradi e mezzo e vi ripeto sono le 8 del mattino. Dopo la curva dovrebbe esserci la dogana, è un po' il border, è un po' una questione e infatti eccola qui, c'è un po' di coda e mi sa che ce la dobbiamo fare la coda. Ma stacco qua. Sì, ma non iniziare a fare a modo tuo, Fai la coda. Ma andiamo avanti subito. Vedete come la faccio al limone. Arriva lui, l'italiano, si fa odiare da tutti. È tutto. Allora ora ci fermiamo qui e spingiamo la moto piano piano. Ed anche oggi, come dice il nostro amico Giacobbo, vi porterò oltre il confine. Grazie ad un permesso speciale. Grazie ad un permesso speciale, ragazzi, entreremo in Albania probabilmente, se non ci sequestreranno prima. Qui c'è la bandiera albanese, al cielo c'è quella europea, di là c'è quella del Montenegro. E qui siamo noi, questa è la coda da fare, ce n'è un po' di pazienza, dietro di noi ci sono altre auto e si va. Dopo una quarantina di minuti siamo riusciti a passare il border, fa un po' caldino, adesso ti faccio salire e si prosegue. Vai Dima, go! Siamo entrati ufficialmente in Albania. Vedi come sono attrezzati, già c'è quelli che ti vuole vendere la scheda telefonica. Questo è quello che vi troverete appena passati il confine. Qua è un po' malmessa, guardate qua. Sopra c'è un castello, questa dovrebbe essere località Tresci Rock. Ragazzi, qua è così, si parcheggia in doppia, tripla fila, come se nulla fosse. Questa è una strada, e per loro è normale così. Gli stop, le precedenze, le frecce, non si rispetta nulla qua. È caos totale, le strade sono non bellissime. Adesso qua stiamo puntando una delle moschee, moschea Ebu Bekir. Eccola lì la moschea. Quando non ci sono le auto parcheggiate ci si passeggia tranquillamente in mezzo alla corsia e nessuno dice nulla, come se tutto fosse lecito, dovuto. Ecco qua, questo guarda qua, telefono. Un monumento per i patrioti Luigi Urakui. Qui c'è l'hotel Rafaza e davanti a voi c'è la moschea qui. Adesso in mezzo a tutto questo caos cerchiamo di parcheggiare la moto da qualche parte al sicuro, perché qua di sicuro mi sa che c'è poco, ben poco. Ho chiesto al ragazzo che c'è qui al gabbiotto dell'hotel Rozafa, che è proprio qua, se è possibile parcheggiare la moto dentro. Sì, senza problemi, lasciamela qua. Speriamo che non me la pulisca lui. Sono all'interno della moschea, ovviamente ho dovuto togliere le scarpe, c'è soltanto la signora che sta facendo le pulizie, quindi sono assolutamente da solo in questo momento. Molto soffice la moquette su cui sto camminando.
Come vedete la moschea è estremamente spoglia. Qui probabilmente sono i posti dove si possono lasciare i vari oggetti. Esco. Ecco, qui ho lasciato gli stivali, qui si lasciano le scarpe, le ciabatte. Praticamente il nostro hotel, il nostro parcheggio è qui di fianco. Questa è la moschea da fuori. Poi magari se riesco facciamo anche un dronage. Anche qua vabbè, tutti e tre i cambi fanno questi qua. Pure il primo. Prima cosa da fare è cambiare gli euro, che qui sono i lek. Circa 100-105 lek per fare 1 euro. La benzina comunque con il cambio siamo anche qui intorno ai 2 euro. 100 euro, sì. Senza il cambio. Grazie a te. Il lek, come potete immaginare, è una valuta molto variabile. Oggi ci hanno applicato un cambio di 108,09. Abbiamo cambiato 100 euro, abbiamo 18.800 rotti lek. Non ve l'ho ancora detto, ma siamo nella città di Scutari. È qui che c'è la moschea e qui che c'è la fortezza. Adesso torniamo verso la moto e il viaggio continua. Il castello di Rozzafa ha una pianta ellittica ed è formato da 3 cinte di mura differenti. All'interno del complesso della fortezza sono presenti resti della chiesa di Santo Stefano. Dopo l'occupazione ottomana di Scutari, il castello venne trasformato in una base militare e la chiesa venne convertita in una moschea, la moschea di Sultan Fatih, in memoria del sultano che occupò Scutari. Venne perciò distrutta parte del campanile che divenne un minareto e l'abside fu trasformata in un mihrab. La chiesa fu trasformata nella moschea di Sultan Mehmed Fatih dai turchi nel 1479, una volta conquistata Scutari. Biker albanese che porta il mezzo a fare il cambio com. Siamo usciti per fortuna da Scutari, ragazzi, ci ha messo veramente a dura prova. Non sanno guidare, non ci sono regole, non ci sono proprio... ognuno fa quello che vuole. La strada ha 2 corsie, una corsia praticamente è adibita a parcheggio, quindi parcheggi in doppia fila. Una fila è parcheggiata giustamente nei posti assegnati, un'altra si occupa la corsia dove si dovrebbe camminare, sia da un lato che dall'altro. E poi è ovvio quindi che si creano... Questo è lui che fa questo, eccolo qua, che suona. Non lo so, domandagli, perché suoni? Ma c'è un caschetto da battaglia. Ah. Sì, il clacson. Ci si è fatto sverniciare. Ha sverniciato il biker nostrano qua. Comunque, per fortuna abbiamo superato Sicuramente Scutari. Lui non è stressato come noi. Cinzia, che ne pensi di Scutari? Come ti è sembrato? Non è cosa ne penso di Scutari, cosa ne penso in generale, è meglio che non lo dico. Cinzia pensa che non la vedrete più da queste parti. Né con 40 gradi né con 0 gradi. E la colpa quindi non è solo del caldo. No, effettivamente no. Sono dei posti molto particolari. No. Dove tutto quello che è legalità, norme, regole, ecco, me le dovete scordare. Se vi scordate di quello, allora potete venire qua. Ragazzi, siamo fuori a un supermercato vicino a Scutari, una decina di chilometri a Scutari. È un inferno, guidare qui è veramente difficoltoso, ci stressiamo parecchio. Diceva Cinzia, neanche in Irlanda, dove la guida era inversa, le strade erano piccole, avevamo quest'ansia. Guidare qui e vi mette veramente a dura prova. Poi con questo caldo non ve lo dico neanche. Adesso Cinzia è andata dentro a prendere qualcosa da bere di fresco. C'è un supermercato e questo qua. Il problema è che loro vanno in città estremamente piano, anche Passo d'Uomo, e fottendosene di tutto e tutti, ma mettono una freccia a sinistra e girano a destra quando la mettono, cambi di direzione di continuo, parcheggi selvaggi, contromano, bici, scooter, auto, gli scooter che attraversano sulle strisce pedonali a tutto, come se non ci fosse un domani, i semafori che non si rispettano, tutto questo davanti ai vigili, davanti alla polizia che non dice assolutamente nulla, quindi tutto è lecito, tutto è concesso. Dai, diglielo tu. Questi albanesi hanno messo a dura prova la già poca pazienza di Cinzia. Cinzia ha detto non si può anticipare il rientro in Italia, il traghetto. Questo modo di guidare ti ha un po' tolto... Tutto mi ha tolto. E non guido.
Sono stressata da dietro, da Zavorrina. Centauro offre, sì, Zavorrina cerca. Questa baracchina vende l'angurie, questo pure, questo angurie, meloni e pomodori, uva. Quello di prima vendeva le uova, questo vende le galline. Lungo la strada si vedono tanti di questi baracchini. Adesso stiamo puntando, la nostra meta finale di oggi sarà a Tirana, dove faremo 2 giorni, ma prima faremo sicuramente un'altra sosta in un altro paese, si chiama Cruia. Il tempo il traffico per fortuna è tornato a scorrere un po', che poi se una volta uscito dalle città diciamo che più o meno è vivibile la questione. 191, 196, 54 centesimi, quelli che vedete in realtà non sono euro ma sono lek, la moneta loro, quindi la benzina comunque con il cambio una roba in altra siamo su 1,80, 1,85, calcolando che siamo in Albania non è proprio poco. Infatti non so loro come fanno, nel senso non hanno penso gli stessi redditi che abbiamo noi in Italia, la benzina costa anche molto caro. Noi pensiamo che sia l'esodo di rientro verso il nord, perché se non fosse, ragazzi, saranno 10 km che ci portiamo sta fila a nostra sinistra. Per fortuna allo strato si cammina, ma è veramente drammatica la viabilità. Siamo a un centinaio di chilometri da Tirana. Infatti pure se usciamo qua dove andiamo? A Tumane, qua va. No, vediamo, faccio scrupolo, io ho passato la macchina in alto, qua si fa con le macchine senza problemi. A sinistra potevamo andare a Tumane. Ma io oggi ci devo andare, no domani. Il caldo a domani, go! Senti come suona. Povero GS, se potesse parlare, sai quante volte ci avrebbe mandato a quel paese, ma siamo a far lavorare come un pazzo sotto temperature folli, temperature da forno proprio. Facciamo una piccola sosta perché con la coda che c'è ci sono ben 39 gradi e mezzo e penso che col caldo o col fresco penso che questi posti non mi vedranno più. In questo momento ti dico così, poi magari col senno del poi ci tornerò, ma è veramente stressante guidare qui. Il caldo sicuramente influisce, ma loro sono di una indisciplinatezza pazzesca. Un metodo infallibile, ragazzi, questo è l'acqua. Per fortuna che di tanto in tanto ci sono queste pompe di benzina, come vedete, prese d'assalto, perché praticamente le macchine collassano. C'è un caldo esagerato, tante auto ferme in strada, tante auto rotte, e questa è la condizione che stiamo vivendo adesso. È veramente tosta oggi, mancano una cinquantina di chilometri ad arrivare a Tirana. Prima volevamo visitare il paese di Cruia, dove ci sono delle vecchie rovine, ma con questa temperatura, vi dico la verità, non so se ce la faremo. Penso di sì, ma è veramente impegnativo. Questa è la coda da questo lato. Prima ci sono stati 15-20 km dall'altro lato e adesso praticamente sono fermi qua. Ed ovviamente Cinzia non poteva non approfittare dell'occasione per un cafecito on the road, cafecito albanese. Com'è sto cafecito? Dai, comunque stai stanca pure tu, eh? Sì, non ti sopporto neanche più con la macchinetta. Come vedete io ci sono poco nei video. Ci sono in viaggio ma nei video non ci sono. Imbevibile al prezzo di 105 lek, scarsi, un euro scarso, più o meno un euro. E io pago. Tu che ce l'avevi tanto con i miei strobo, non so guida invece di fare video. Il loro lavoro lo stanno facendo, ma rallentiamo che qua magari esce qualcuno. Anda un pochino più piano, perché poi sì, qualcuno vado piano, l'ho visto prima. 30 all'ora sta andando. Lo so che questi fanno un po' come cazzo vogliono, visto che qua fanno proprio come cazzo vogliono, allora vediamo chi la dura la vince. Mi tengo un po' più largo, ma ci saremmo fatti 3 km con gli strobo acceso, un po' l'abbiamo risolto. La nostra ancora di salvezza è arrivata, per fortuna. Sempre arrecchierite bisogna stare per ragazzi qua. In campana. Adesso stiamo raggiungendo la città di Cruia. Siamo usciti da quella strada infernale, ci siamo tuffati in un'altra che è un po' meglio forse.
Comunque tutte quelle ammiccoli che Cinzia definiva delle cose poco utili, faretti a strobo, Non poco utili, esagerati, troppi. il clacson, quello da uomo, tutte robe che qui ci stanno tornando non utili ma vitali proprio. Cioè qui guarda, ecco qua, così è, guarda, ecco questo è. Se venite in Albania i santi se ne vanno a ogni via qua, perché è un continuo pericolo. Ma questo qui mi verrebbe da accelerare e mettere sotto, guarda che foro che c'è nella strada, mettere sotto il bambino con tutto il monopattino. Non dire così. Tu dimmi se questo può andare a destra e a sinistra come vuole lui. No, pure in Italia vanno così col monopattino. Io quando ero piccolo prendevo le sberle, invece qua le sberle andrebbero date anche ai genitori. E qui sono i parcheggi, eccoli qua. Questa è tutta zona dove non si può parcheggiare, contromano, tutto accettato, tutto nella norma, tutto regolare. Con non poca fatica siamo arrivati a Kruja. Quello lì è il Kruja Castle, praticamente è raggiungibile solo a piedi e siamo a circa 1 chilometro dal castello. Adesso, innanzitutto c'è una bella arietta qui che non dico fresca ma almeno tira un po' di vento. Qui c'è anche una statua con la bandiera albanese che sventola. E adesso quello che sarà, praticamente cosa dobbiamo fare a questo punto? Lo sapete già, si arma il Mavic e si decolla. Chiediamo a Cinzia se sa qualcosa in più di questo castello. Cinzia non vuole sfoggiare il suo sapere, ha detto, non vuole comparire. Allora ve lo dico io. Kruja in antichità era la capitale del regno di Albania. Successivamente fu conquistata dagli ottomani e di nuovo rioccupata e ripresa dagli albanesi. Ma il resto, Claudio, dici tu, raccontaci tu la storia di questo castello, dai, a te la parola. Il castello di Kruja è il castello che si trova nell'omonima città albanese. Costruito tra il IV e il V secolo, sui resti di un precedente insediamento illirico del III secolo a.C., grazie ai successivi ampliamenti, raggiunse la forma completa alla fine del XII secolo, diventando un centro delle guarnigioni bizantine. Grazie alla lunga inespugnabilità, caposaldo dei domini di Skanderberg e della resistenza contro i turchi ottomani, il castello divenne uno dei più noti dell'Europa medievale. Oggi vi ha sede il Museo Nazionale Gjergj Kastrioti Skanderbeq. Il castello è raffigurato sul retro della banconota albanese da 1000 lek del 1992, del 1996 e della banconota da 5000 lek emessa nel 1996. Déjà vu ragazzi, siamo tornati dove eravamo prima, su quella strada molto trafficata che per fortuna in questo momento è meno drammatica di prima la situazione. E tra 21 km dovremo essere a Tirana. Eravamo a Kruja, abbiamo parlato con un signore che vive in Italia, in Toscana, e ci ha confermato quelle che sono le nostre impressioni. Qui non ci sono regole, ha detto. Qui guidano male, non ci sono regole, è terra di nessuno. Su questa strada qua c'è un povero cavallo che trana un carretto, probabilmente adesso sorpasseremo. È davanti al camion. L'ho visto da lontano, eccolo qua. Cioè questa è l'Albania. Questo è quello che stiamo vivendo in questo momento. Siamo arrivati a Tirana, 11 km dal centro. Guardate voi. Cioè, questi sono i parcheggi che fanno loro. È normale che poi c'è caos. Già il turismo è quello che è. E collassa perché non è pronto. Se poi ci metti le macchine in seconda, in doppia fila senza che nessuno batte ciglio, capirete che è un incubo. È stato meno stressante fare lo sterrato in Montenegro in 2 che attraversare questa merda di città. Guardate, io non penso di tornarci più qui. Dietro di me adesso non lo vedete perché è lo specchietto, guardate, e questo è parcheggiato. No, non si vede. Su questa strada qui, quello davanti è uguale. Cioè ci parcheggiano qua. Dove io sto bambino? Qui c'è il pullman e qui sono 2 corsie, loro parcheggiano qui. E si crea un imbuto che non finisce. Bestemmia adesso. La moto sta a 99 gradi, 100 gradi. Eccolo qua. Il calendario l'ho finito, non so più quale santo appellare. Guardate questo. Questo è parcheggiato. Devi suonare adesso se c'è il coraggio. Gli devi suonare. Eccolo qua, vedi? Cioè, per fortuna dico io che per Tirana andiamo a piedi. Ci sono solo 39 gradi. A piedi. Guardate, perché io se no sto qua chi lo sa. Non ci verrò più. Uno schifo del genere, non ci verrò più. Oddio. Fino alla fine, guarda. Sì, scendi.
Scendi, scendi. Fino a qui dentro devo entrare. Sono circa le 15 e siamo arrivati in ostello. Per assurdo spendiamo 2 notti 50 euro. Abbiamo preso una camera tripla e adesso la vediamo. Credetemi, arrivare fin qua è stata una vera impresa. Penso che quando ce ne andremo partiremo estremamente presto mattina. È un incubo. Ce l'aveva detto anche il signor albanese che abbiamo incontrato a Krunia che sarebbe stato drammatico, e così è stato. Questa è la camera. In realtà è una quadrupla. Abbiamo anche l'aria condizionata. Non vedevo l'ora di arrivare qui. Adesso doccia e poi mi riposo un po', poi ci riposiamo un po', ci riposiamo 10 minuti e poi penso che usciremo almeno a camminare un po', che tutto il giorno seduti sotto un sole cocente e stress a go-go. Tirana ci ha dato proprio il colpo di grazia. Speriamo che sia la prima e l'ultima. Prima sono stato abbastanza frettoloso perché ero accaldato. Comunque qui è l'ingresso del parcheggio e qui c'è il GS. Pensate che con 12,50 euro a notte a testa ho anche il parcheggio per la moto. Tanti hotel che ho cercato qui vicino, a parte che non c'erano disponibilità oppure dei prezzi folli, tanti hotel anche con dei prezzi folli non avevano il parcheggio interno per la moto. Questo adesso sta vedendo. Questo nonostante si spenda 12,50 euro a testa e abbiamo una quadrupla per i fatti nostri, ha persino il posto per la moto. Tra l'altro, a detta di Cinzia, che era sempre molto scettica, ma andiamo negli ostelli, è estremamente pulito. Io sono felice 2 volte, uno perché ho il parcheggio per la moto, che 2 perché Cinzia è anche soddisfatta della sistemazione. Tra l'altro vedo telecamere di sicurezza in ogni angolo, quindi siamo a cavallo. Ecco Cinzia che si rilassa, è esplosa la bomba delle borse, guardate qua c'è roba in ogni dove. Abbiamo una quadra, ma Cinzia è molto soddisfatta della sistemazione, stranamente. All'inizio predicava. Perché stranamente? Perché l'ostello è un ostello, però è in centro, comodissimo e pulito, va benissimo, va benissimo. Siamo arrivati da circa un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, tempo di farci una doccia, scaricare qualche video, foto, di posarci giusto 10 minuti contati, fare una piccola merenda con roba fresca e siamo ripartiti. Questa città, questa capitale è estremamente movimentata. Adesso stiamo facendo 2 passi per arrivare a Bunkart 2, un museo, come dice il nome, dei bunker. Speriamo di trovarlo aperto, dovrebbe essere, e iniziamo da oggi a visitare qualcosina. Saremo qui sia oggi che domani, quindi abbiamo tutto il tempo necessario, ma con calma iniziamo a vedere tutto quanto. Questa è la piazza centrale di Tirana, lì c'è un bel I Love Tirana con la bandiera in alto che sventola. A un lato della piazza c'è questa statua dedicata a Skanderberg. Skanderberg non è altro che un guerriero che ha resistito all'attacco ottomano e di fianco a lui sventola inesorabile la bandiera albanese. Jacobs. Allora, noi da là siamo arrivati prima in moto, vedi il cuore? Sì. Vicino, a sinistra c'è il bunker. Ok, Dal adesso delirio, andiamo. di là. Cinzia di Mattia, amica di Jacobs, dai. Il viaggio continua oltre il confine, dopo la pubblicità. Qui però bisogna vedere di notte. You are happy, you are in Tirana. Noi siamo molto felici di essere in Tirana, soprattutto dopo il benvenuto che ci ha dato con il traffico e lo stress, quanta stressità. Adesso via verso Bunkart che è qui dietro. E adesso grazie a un permesso speciale vi porteremo oltre il confine. Questo è l'ingresso. Filo spinato, hanno fatto in miniatura una torretta di guardia, filo spinato, una macchina dell'epoca militare. I musei di Bunkart 1 e Bunkart 2 sono stati fatti, progettati, pensati proprio per ricordare i momenti bui dell'Albania sotto il regime comunista, che ha portato l'Albania a isolarsi molto più della Cina di Mao Zedong.
fatto questa prima esperienza al Bunkart 2, domani faremo un'altra esperienza al Bunkart 1. Sono 2 bunker, è possibile fare un biglietto singolo 7 euro, il biglietto per entrambi i musei sono 10 euro, abbiamo fatto tutti e due visto che abbiamo anche domani come giorno, quindi tra le altre cose vedremo anche quello. E domani però mi porterò anche la luce artificiale perché sotto è molto buio, è molto bella, è molto particolare, c'è un po' di gente, mette un po' di ansia, è un po' claustrofobico. Però sicuramente è un'esperienza molto molto forte, molto molto interessante. Questa è la parte esterna del Bunkart. Qui c'è la parte dell'ingresso dove siamo entrati prima, questa è la parte posteriore ovviamente, lì è dove c'è l'auto e da lì siamo entrati, mentre l'uscita è esattamente qui. Questa è l'uscita. Siamo tornati in piazza Skanderberg. Pensate che è la piazza più grande di tutti i Balcani, misura qualcosa come 40.000 metri quadrati. Inizialmente in questa piazza c'era soltanto un cippo di pietra e ai lati della piazza c'erano 2 statue, una di Lenin e una del Enver Hoxha, che era il dittatore dell'epoca. In realtà poi nel 1992 le 2 statue furono abbattute dal popolo albanese e nel 2017 è stata ristrutturata tutta la piazza facendo una pavimentazione nuova e rendendola così come la vedete adesso. La piazza fu pensata così grande perché l'obiettivo era dimostrare la forza dei paesi socialisti e quindi questa piazza era molto usata sia per le manifestazioni politiche, sia per le manifestazioni folcloristiche e sia per le manifestazioni commerciali. Prima di tutte ovviamente per le manifestazioni politiche, perché in questa piazza sfilavano tutte le forze militari a dimostrazione proprio della forza di quello che era il paese socialista. Questa è come la vedete oggi, ristrutturata nel 2017, è veramente veramente molto molto grande. Le bandiere albanesi ad ogni angolo. Adesso andremo a fare una foto lì. Una cosa estremamente utile a Tirana sono i semafori. Verde, giallo e rosso, si illumina proprio il semaforo intero. Stasera pesce per cambiare, per evitare di mangiare carne. Siamo a Tirana, a 2 passi dal centro. Abbiamo trovato questo localino dove si può mangiare sia all'interno che all'esterno. E buona cena. Ragazzi, abbiamo finito la cena, abbiamo mangiato praticamente a poche centinaia di metri dalla piazza centrale in questo ristorantino che fa sia da asporto che servito al tavolo, si chiama Fish and Chips. Abbiamo mangiato quello che avete visto, abbiamo speso la bellezza di 1100 e poco più lek, circa 10 euro, 10,50 euro, prezzo onesto. Fish and Chips ricorda un po' l'Irlanda. Fish and Chips ricorda un po' l'Irlanda. I tempi dell'Irlanda. Solo il nome ricorda l'Irlanda, Sì. perché da queste parti no. i ritmi sono decisamente diversi. Domani cercheremo di visitarla con calma. Ve la faremo vedere di giorno e di notte, ma soprattutto, come dice Cinzia, come piace a Cinzia, dall'alto. Quella già le ho detto che devo dronare, già, già che ve lo dica a fare. Comunque vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale. È gratis. A voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video.